Stavo guadagnando più soldi di quanti ne avessi mai fatti in tutta la mia vita. Avevo passato anni a sacrificare il sonno, i weekend, il tempo in famiglia, tutto per costruire qualcosa da zero. E finalmente il duro lavoro stava portando i suoi frutti. I numeri sul mio conto bancario erano la prova di quei sacrifici. Una ricompensa per ogni rischio che avevo corso, per ogni singolo sacrificio. Bene, arriva poi un messaggio improvviso. Conto congelato. Non puoi depositare, non puoi ricevere pagamenti, non puoi prelevare, non puoi investire, non puoi usare la carta. Non per frode, non perché avessi fatto qualcosa di male, ma perché avevo avuto troppo successo. Questa che sto per raccontarti è la storia assurda della mia lotta per riavere i miei soldi. E che tu ci creda o no, ho registrato questo video 3 volte perché una volta mi è saltata la luce, quindi per diverse ore sono rimasto senza corrente e il file era corrotto. La seconda volta a caso ho avuto un crash del sistema. La terza volta l'applicativo che uso per registrare, tac, è saltato. Ancora una volta file corrotto. Quindi questa è la quarta volta che registro e quindi 4 ore dopo, perché ciascun video ci ho messo 40-50 minuti per farlo, eccomi qua. Non demordo perché questo video è troppo importante, quindi continuo, perché la lezione che ti sto per mostrare qua è una lezione dura ed è la lezione che ci dice chi controlla veramente le nostre finanze attraverso una mia esperienza diretta. Ed è una storia che sento di voler raccontare perché la rabbia e l'indignazione che ho vissuto è qualcosa che potrebbe accadere un giorno anche a te. E quindi ti voglio dare gli strumenti per evitare che accada e, nel caso in cui accada, pararti il culo. Quello che ti sto per raccontare cambierà drasticamente il modo in cui guardi anche ogni singolo euro che guadagni. Quindi mettiti comodo e iniziamo ancora una volta per me la nostra storia. Era lunedì ed ero seduto lì tranquillo sulla mia poltrona nel mio studio dopo aver scritto un paio di articoli e aver finito di buttare giù un po' di idee per alcuni video. D'un tratto mi arriva una notifica sul cellulare. Aggiorna i tuoi dati. Beh, nulla di che. Sarà arrivata sicuramente anche a te se utilizzi qualche conto online. Quindi entro e come sempre c'è l'antiriciclaggio da fare, inizio a inviargli qualche dato. Ti chiedono il tuo reddito, ti chiedono da dove arrivano i fondi, ti chiedono quanto credi di depositare l'anno successivo. Cioè io non so manco se ci arrivo all'anno successivo, però ti dico quanto credo di depositare, insomma, robe di questo tipo. Qualche minuto, tac, fatto. Invio tutto e ok. Fin qua nulla di rilevante. Passa un giorno, arriva martedì. Ancora una volta ero nel mio studio e questa volta stavo finendo di buttare giù le idee per un video. Tra l'altro questo video qua, dico tra l'altro perché in questo video, di cui ti lascio il link qua sotto, parlo di controllo, parlo di valute programmabili, parlo di tutta una serie di argomenti che vanno a braccetto con quello che mi è successo. I complottisti direbbero che non è una coincidenza. Scherzi a parte, è molto probabilmente una coincidenza, però proprio in quel momento, tac, mi arriva un'altra notifica. Il tuo conto è stato limitato. Subito ho detto, che senso limitato? Cosa vuoi? Ci sono diversi soldi là sopra, perché mi stai limitando il conto? Cosa ho fatto? Entro, vedo che c'è di nuovo il banner per inviare i dati, allora immagino, ci sarà stato qualche errore, rinvio i dati, quindi tac tac tac, rinvio i dati. Più tardi quel giorno, qualche ora dopo, arriva una nuova notifica. Allora dico, avranno accettato i dati, vado a sbloccare il telefono e leggo, conto congelato. Che cazzo dici? Come conto congelato? Apro l'app e al posto del classico saldo vedo il banner che dice l'attività del conto è sospesa, contatta l'assistenza. Porca troia, penso. Va bene. Contattiamo l'assistenza. Ora, qui c'è la prima nota dolente. Io ho diversi soldi su questo conto, pago una mensilità e mi vedo sbattuto davanti ad un bot. Preparo la pazienza, faccio un sospiro e dico iniziamo a chiacchierare con sto bot. Ora, se ti è mai capitato di parlare con un bot dall'altra parte via chat, saprai che non capiscono un cazzo. Tu li scrivi e loro iniziano a darti sfilzi di documenti, cose, ma alla fine della fiera non ti risolvono niente. Comunque sono andato avanti mezz'ora così, finché poi non sono riuscito a farmi passare un dannatissimo operatore. Mi risponde un operatore da non so da che parte del mondo mi risponda, arriva scrivendomi in italiano, però avvisandomi che sta usando il traduttore, quindi mi chiede se so parlare inglese. Le dico va bene, parliamo in inglese, scriviamoci in inglese, non è un problema, parliamoci in inglese. Perfetto, lì inizia il calvario. Pensavo di riuscire a risolvere velocemente, anche perché non sono un truffatore, non sono un criminale internazionale, sono una persona comune che si fa il mazzo, lavora, guadagna, paga le tasse, tutto in modo ultra trasparente, quindi ho detto gli do 2 dati, problema risolto, sicuramente ci sarà stato un errore lato server o lato loro, insomma, back-end, non ne ho idea. Ecco, ero un ingenuo. Perché quello era veramente solo l'inizio del calvario e dei sudori freddi che ho dovuto sentirmi da lì nei giorni successivi. Sì, giorni. È durata giorni sta roba qua. Comunque, arriviamo al nostro support. Tra l'altro, la persona che mi ha risposto era gentilissima, ma totalmente inutile. Dopo un po' di richieste, un po' di botta e risposta, un po' di chiacchierate e un po' di capisco la tua frustrazione e bla bla bla, insomma, mi sembrava di parlare con uno che stava leggendo uno script e probabilmente era così. Ecco, dopo mezz'ora di questa roba qui, arriviamo ad una conclusione. E la conclusione è sì, il tuo conto è congelato. Wow, non avevo capito. Mi è arrivato il banner, conto congelato, non avevo capito. Ci voleva mezz'ora di chiacchierata, di botta e risposta con te per capire che avevo il conto congelato. Ok, va bene.
Gli chiedo il perché, nessuna risposta. Domande evasive, i nostri sistemi probabilmente hanno rilevato un'anomalia, lo so anch'io che hanno rilevato un'anomalia, dimmi perché i miei soldi su quel conto sono congelati. Non voglio sapere che forse c'è stata un'anomalia, voglio sapere qual è l'anomalia. Bene, comunque nessuno mi ha risposto e anche alla fine di tutto ciò, ti invito a guardare il video fino alla fine perché oltre a spiegarti bene tutto quello che è successo, ti do anche delle best practice che da ora in poi seguirò e che aiutano ad evitare situazioni come queste, ma soprattutto aiutano anche, nel caso in cui si verificassero, a risolvere in meno tempo possibile. Comunque, chiacchiere qua, là e arriviamo ad una risposta. Una risposta wow. La risposta è: il tuo conto è in revisione di conformità. Revisione di conformità. Cos'è una revisione di conformità? Te lo dico io. Una revisione di conformità è un cazzo di buco nero. Un buco nero in cui ti iniziano a chiedere una miriade di dati e tu devi essere lì a buttare un dato dopo l'altro. Ti sembra in realtà di gettare una pietra dentro un laghetto che vedi blu blu blu, che va giù e non sai assolutamente nulla di quello che succede là. È veramente un salto nel vuoto, un buco nero. È un termine che usano le banche per dirti: guarda, un nostro bot, un nostro server, un nostro algoritmo ha rilevato un'anomalia. In altre parole, pensa che tu sia un dannatissimo criminale. Quindi ti blocca il conto e ti dice: dimostrami che non sei un criminale. Questi algoritmi sono addestrati per rilevare riciclaggio di denaro e quindi attività criminali. E anche qui, non so come mai, così ben addestrati e fantastici, là fuori è pieno di criminali che anche alla luce del sole si sanno nomi e cognomi, sono ancora lì, che fanno ancora i loro atti da criminali. Quelli che vengono sempre fottuti da questi algoritmi o da queste robe qui è sempre la gente comune che si fa il culo per guadagnarsi la pagnotta. Non mi spiego questa roba qui, anzi fammi sapere la tua nei commenti. Dimmi cosa ne pensi tu, perché io non ho mai visto uno di questi grandi criminali arrestato, catturato, grazie a questi algoritmi che hanno rilevato delle anomalie. Ma vedo sempre la gente che va a pagare, si trova carte rifiutate e problemi vari. Vorrei capire anche questa roba qua. Comunque, continuiamo la nostra storia. Non avevo fatto nulla di illegale, era tutto ultra tracciato, perché io lavorando online ho tutto tracciato con bonifici, tutto super trasparente. Allora qual è stato il problema? Il problema è che la maggior parte di persone là fuori hanno delle entrate da stipendio, per esempio. Queste entrate arrivano sul conto e generalmente sono sempre le stesse negli anni, e poi le uscite che aumentano, non le entrate. Ecco, nel mio caso invece è il contrario, le uscite rimangono costanti o aumentano di pari passo che aumentano anche le entrate. Io da un anno all'altro ho avuto un inflow, quindi un'entrata di denaro molto più alta rispetto a quella precedente, semplicemente perché in quel conto ci ho collegato una nuova startup che ho avviato. E quella startup, indovina un po', ha prodotto utili, ma ci arriviamo. Questo tizio qua con cui stavo parlando mi passa al reparto competente, quello della compliance. Wow, dico, qualcosa si smuove. Pum, messaggio dalla compliance, un elenco di dati da dargli. Dovevo scegliere da questo elenco quello che potevo mandargli. Ecco, la maggior parte di robe che c'erano in quell'elenco era roba collegata a dipendenti. E io più volte, sia prima che dopo, anche più avanti, continuavo a dire: non sono un dipendente, sono un imprenditore. Quindi non ho fogli di datore di lavoro, attestati dello stipendio, che ne so, tutta sta roba qui non ce l'ho perché non sono un dipendente, sono il datore di lavoro. E veramente sembrava di parlare con degli idioti dall'altra parte, perché gentili, per carità, bravissimi, tutto quello che vuoi, però continuavano a chiedermi documenti da dipendente quando non sono un dipendente, l'ho detto 1000 volte. Quindi iniziamo con estratto conto di carte associate a te. Ora, io ho la fortuna di avere diversi conti, non ho uno solo. Quindi ho la possibilità di utilizzare altri conti con altri dati, perché non potevo mandargli l'estratto conto della mia carta sul conto bloccato, ovviamente, dovevo provare la mia residenza usando altri conti. Quindi ho usato altri conti. Ho preso degli estratti di carte associate ad altri conti che avevo già tra l'altro in passato utilizzato per verificare la mia identità, ma stranamente invio il primo e mi dicono: no, rifiutato, non possiamo accettare questo estratto. Perché? L'avete sempre accettato tutti gli altri anni? E non si può accettare. Senza, risposte elusive, ma veramente elusive. Non riesco ancora a capire il perché da un anno all'altro questo è ok, quello è no. Vabbè, ho un altro conto, prendo un altro conto, glielo invio. Anche qui, rifiutato. Vabbè, lasciamo perdere le carte. Concentriamoci sugli estratti conto. Gli chiedo: gli estratti conto vanno bene? Sì, rientrano in quella famosa lista. Perfetto, ti mando l'estratto conto. Ancora una volta un estratto conto di un conto che avevo già utilizzato per verificarmi su questo conto, che è un conto che ha diversi anni che lo uso. Bene, rifiutato. Va bene, prendo un altro conto. Tac, rifiutato. Mi chiedono di nuovo un attestato del datore di lavoro e quindi di nuovo a spiegargli: non sono un dipendente, sono un imprenditore. A quel punto mi chiedono il mutuo, cioè vogliono avere delle informazioni sul mutuo, dove c'è la mia residenza, dove ci sono delle mie cose. Gli dico: guarda, non ho il mutuo. Strano, sono una persona che non ha il mutuo. Quindi gli ho mandato le bollette, gli ho mandato veramente un casino di dati, ma mi sembrava ogni domanda che facevano, io inviavo un dato e arrivava un'altra domanda che chiedeva un altro dato e così via, avanti per ore. Mi sembrava
che dall'altra parte ci fosse una creatura, un mostro famelico dei miei dati, e io continuavo a inviare dati su dati su dati su dati, che tra l'altro secondo me è una mega violazione non solo della privacy, ma cioè, manco l'agenzia delle entrate rompe i coglioni così, secondo me, figuriamoci un ente privato, una banca. Comunque ho iniziato a inviare tonnellate di dati, e questo più ne inviavo più me ne chiedeva. Veramente un mostro famelico, un blob che si nutriva dei miei dati. Volevano prove di ogni tipo e volevano giustificazioni, motivazioni delle entrate, volevano veramente prove su prove e prove delle prove che avevo inviato. Cioè dimmi che quello che ho inviato è realmente vero. Cioè, roba veramente da fulminati. Io non stavo riciclando denaro, non stavo vendendo droga, non stavo facendo niente di tutto ciò. Stavo semplicemente guadagnando soldi con un'attività, pagandoci le tasse sopra. Tutto alla luce del sole, tutto trasparente. Eppure, conto congelato. La realtà è che dall'altra parte mi stavano additando come criminale dietro i capisco la situazione, capisco la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questa era la realtà. E la parte peggiore non è la logistica, l'essere dovuti stare lì a rompersi le palle, a inviare documenti su documenti e perdere tempo. No, la parte peggiore è quella sensazione che mi è venuta di denaro non mio. E in quel momento che ho detto, cazzo, io devo fare un video su sta roba qui, perché è assurdo. Perché è successo a me, ho la fortuna che ho contante, ho la fortuna che ho altri conti che posso utilizzare, ho disponibilità, non ho tutto in un unico conto, ma la maggior parte di gente che ha un solo conto. Se mai dovesse succedere una roba del genere, che dura giorni come è durato a me, cazzo, ma questi si trovano tutto bloccato, non possono fare niente. Ritardano il mutuo, ritardano le bollette, ritardano le utenze, non possono fare la spesa. Oh, ma di cosa stiamo parlando? C'è gente che si è fatta il culo per guadagnarsi 4 spicci, pure tassati, e tu vieni a bloccarmi dicendo che io sono un criminale e ti devo dimostrare che non lo sono? No, caro, sei tu che mi stai accusando, dimostrami tu che sono io il criminale. Ma qua mi sa che il criminale sono loro. E questo è il fatto. È questa roba qui che mi ha fatto ribollire il sangue. Perché mentre là fuori ci sono criminali veri, gente che veramente fanno delle cose ignobili, e molti di questi sono anche dove non dovrebbero essere, per esempio in politica, tu vai a rompere i coglioni alla povera gente. È questo che mi manda in bestia. Nonostante tutto, nonostante veramente la fatica che uno deve fare per mettere da parte un po' di soldi, tu vieni a farmi perdere tempo a rompermi ancora i coglioni e congelarmi e bloccarmi quei soldi. Ecco perché esiste Bitcoin, ok? Ma sul tema Bitcoin ci torniamo dopo. È in questi casi che capisci veramente la potenza di una roba tipo Bitcoin. Comunque, torniamo alla storia perché non è mica finita. La verità, in realtà io la verità la so. La verità è scritta nell'articolo 1834 del Codice Civile. Se non lo conosci, vallo a cercare su Google e leggitelo. Io te lo riporto qui, una prima parte. Poi tu approfondisci. Senti bene. Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà. Chiaro, quei soldi non sono più tuoi, sono della banca. Ovviamente è obbligata a restituire la somma nella specie monetaria, quindi se hai depositato euro ti devi ridare euro, alla scadenza del termine convenuto, ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto. Che bello, quando leggo ste robe qui veramente mi viene da vomitare. Sembrano scritti dal professorone de sto cazzo lì, e non è fatto per la gente. Questa roba qui non è fatta terra a terra per le persone. Quindi traduciamo: quando tu depositi soldi in banca, quella banca ne assume il controllo, sono suoi, si obbliga a restituirteli, ma sono suoi in quel momento. E quindi lei decide come tu ne puoi disporre in un certo senso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho contanti in tasca, e seguimi bene, decido io come, quando, dove spendere quei contanti. Io ho un controllo. Nel momento in cui io prendo quei soldi e li porto in banca, la banca mi dice quanto posso prelevare al giorno dagli ATM. La banca mi dice quanto posso spendere al giorno con la mia carta. Se vado a bussare alla banca e gli chiedo di prelevare tutto quello che ho, a meno che non siano pochi spicci, ma c'è un po' di rilevanza, mi dirà che non posso prelevare subito, ci vorrà del tempo e devo scrivergli e dimostrargli il perché del voglio prelevare. Quindi devo giustificarmi. Ma giustificare che cosa? Che mi sono fatto il culo per guadagnarli, ti ho pagato le tasse e devo pure giustificarti quello che cazzo ci voglio fare con quei soldi. E ovviamente possono, quando vogliono, congelarti. Ecco, il denaro che tu hai in banca non è tuo, punto. Perché se devo chiedere l'autorizzazione, se devo seguire i limiti che mi dici, manco avessi 10 anni e c'ho la paghetta, e visto che non ne posso disporre come, quando e dove voglio, forse non sono miei. Questa è la verità. La banca ti offre un servizio, prendi i tuoi soldi e come servizio ti dà la possibilità di utilizzarli secondo quello che la banca ti dice che puoi fare. Questa è la realtà. È un guinzaglio, punto. Non è libertà il conto in banca. Il conto in banca è un guinzaglio. Se l'algoritmo dall'altra parte del mondo decide che tu sei un criminale, tu sei un criminale. Ti blocco il conto, fine. Ti puoi incazzare quanto vuoi, puoi dire quello che vuoi, non importa. Finché non mi dimostri che non sei un criminale, tu rimani bloccato. Non riesci a mangiare, non riesci ad arrivare a fine mese, non mi interessa. Tu stai bloccato. Questo è il sistema, è così che funziona. E quindi torniamo a noi.
perché ora le cose diventano interessanti. Mi chiedono a questo punto l'ultima dichiarazione dei redditi. Ora, viviamo in Italia, la dichiarazione dei redditi in genere si fa nell'anno in corso per l'anno precedente, quindi visto che siamo nel 2026 e visto che è giugno, a fine giugno, avrò la dichiarazione del 2025. Quindi la mia ultima dichiarazione presentabile era quella del 2024. Gli presento la dichiarazione 2024. La guardano e mi dicono: ma quello che tu hai fatturato nel 2024 non è neanche la metà dei soldi che hai attualmente sul tuo conto. E io lì gli ho detto grazie al cazzo, perché nel 2024, dal 2024, dalla dichiarazione di tutto quell'anno lì, c'è per esempio in mezzo, dalla fine del 2024, tutto il 2025 più metà 2026. Quindi se, no, per esempio qualcuno avviasse una startup a fine 2024 e magari nel 2024 ha fatturato, che ne so, 20.000 euro e poi nel 2025 e nel 2026 ha incassato 300.000 euro, sì, quel fatturato del 2024 non giustifica tutti i soldi che hai sul conto, ma guarda un po', è passato un anno e mezzo, non sono, ripeto, un dipendente, gli ho detto che ha una busta paga e quello che ha dichiarato nel 2024 è bene o male quello che dichiara nel 2025, quello che fa nel 2026 e così via. No, sono un imprenditore, fino a prova contraria, da imprenditore non faccio impresa per perdere soldi, ma faccio impresa per farne. Ergo, ho avviato una nuova startup, ho avuto più entrate, il mio fatturato, guarda un po', è cresciuto, quindi anche se ci ho pagato le tasse, sul mio conto nel 2025, nel 2026, indovina un po', ci sono più soldi. È normale. A quanto pare nella loro testa però no. Mi chiedono una dichiarazione più recente. E io lì gli rispiego. Viviamo in Italia, siamo a giugno, il mio commercialista sta facendo una dichiarazione adesso perché adesso che si fanno le dichiarazioni, fine giugno, primi di luglio, io ho la dichiarazione per l'anno del 2025. Perché siamo nel 2026, si fa la dichiarazione del 2025, nel 2025 si fa quella del 2024, nel 2027 si fa quella del 2026. Quindi non posso darti nient'altro, perché non ho nient'altro. Cosa ti devo dare? Loro a quel punto mi dicono, niente, dobbiamo aspettare di avere la dichiarazione del 2025. No, frena. Tu mi stai dicendo che mi tieni il conto congelato per un mese, grazie a Dio io ho altri conti e altre cose, ma se così non fosse, io devo stare a mettere in pausa la mia vita, mi metto dentro il freezer, sperando che non mi stacchino la corrente, mi iberno lì, non mangio, non bevo, non cago, non faccio niente, per un mese, aspettando la dichiarazione in modo poi da poter sbloccare il conto. È assurdo, è follia! E infatti gli ho detto, ma che risposta è? E d'altra parte mi ha detto, questa è l'unica soluzione. L'unica soluzione? Ok. Ora le cose diventano interessanti. Qui è dove ho deciso di cambiare strategia, ho cambiato tattica. Se fino a quel momento ero stato buono e accondiscente, dando tutti i dati che servivano, ora sono diventato uno stronzo. Sono quindi passato all'attacco. Sono diventato non più quello buono che sta solo subendo, ma sono diventato il problema. In modo molto velato e polite, si dice in inglese. Che cosa ho fatto? In modo diplomatico gli ho detto chiaramente che o mi sbloccano il conto o io passo per vie legali e una volta sbloccati i conti, perché me li devono sbloccare visto che non sono un criminale e visto che tutto quello che faccio lo faccio legalmente e che è tutto alla luce del sole, tutto dichiarato, tutto tassato, tutto corretto, allora quindi sono sicuro che mi si sblocca tutto, a quel punto ti tirerò via tutti i soldi che ci sono su questo conto più tutti gli investimenti. Ecco, su quel momento si sono aperti, mi hanno detto non hai altri documenti da inviare? Cioè prima mi dici che è l'unica a aspettare la dichiarazione redditi, poi mi chiedi se ho altri documenti. Ok, qualcosa si è aperto. Gli mando quindi il registro dei corrispettivi, ho tutto digitalmente, quindi gli invio il registro dei corrispettivi digitale per tutto il 2025, che è un PDF sostanzialmente, mese per mese con tutto quello che sono stati i guadagni. Loro lo guardano e mi dicono non possiamo accettarlo, ci serve un documento ufficiale. In Italia quello lì è un documento ufficiale. Ora non so che se si aspettavano l'autografo di Mattarella, non so cosa si aspettavano. Comunque a quel punto gli dico senti, se non mi prendi neanche questo, facciamo una cosa, lampo di genio, ti mando le fatture. Gli scrivo delle fatture le accettate? Sì, le accettiamo. Ok. Allora, con l'immagine bene in mente di quello che c'era dall'altra parte, cioè quella famosa creatura, quel blob, quel mostro che si riempiva di dati, mi mangiava dati, informazioni, che cosa ho pensato? Bene, adesso io questo mostro lo faccio ingozzare finché non esplode. Quindi ho preparato i miei dati del 2025, ho scaricato le mie fatture, ben 150 fatture, e nella chat ho iniziato a mandare la prima tranche da 10 fatture, pam 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 pam, così. Cosa compare là sopra? Mi arriva il banner, il tipo messaggio, che mi dice errore nell'invio perché sta inviando troppe cose. Ok, mi fermo un attimo, invio le prime 10. Esco dall'app, rientro nell'app, pam, rimartello con altre 10. E gli scrivo, guarda, queste qua sono le prime fatture, ne ho altre 150 da inviarti. Te le invio? Punto interrogativo. No, aspetta, devo organizzare tutto, sistemare, inizio a guardarle. Nessun problema, non aspetto. Pam, gli invio anche quelle degli ultimi mesi del 2026. Quindi, boom, altre 20, altre 10, se non ricordo quante ne ho inviate, comunque tutto in una volta. Silenzio, improvvisamente silenzio. E qua mi sono scritto la frase esatta, ovviamente l'ho trasposta in italiano, però me la sono scritta perché in questo momento, mentre leggevo questa roba qui, è lì che ho detto, no, adesso io ci faccio un video su sta roba qui perché non ha senso. Senti bene.
La revisione è conclusa. Il blocco sul suo conto è stato revocato. La ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo per il disagio. Siamo molto attenti a tutelare i nostri clienti. Punto. Fine. Blocco scomparso? Né scusa, né mi dispiace. Cioè sì, ci scusiamo per il disagio, va bene. Fine. Nessuna spiegazione del perché è stato bloccato. Niente di niente. Chat chiusa, il classico banner, come valuti la chat? Eccellente, buono, schifosa. Hanno premuto un interruttore, tutto si è sbloccato esattamente come prima avevamo premuto un interruttore e tutto era bloccato. Ma veramente senza dare nessuna spiegazione, niente di niente. Quindi anche alla fine ti hanno comunque trattato da criminale. Cioè, a porta in faccia, boom, via. Ok, sì, no, avevi ragione tu, ciao. Fine. Questa roba qua. Problema risolto in apparenza. Perché sì, i soldi sono di nuovo qua, ho il conto sbloccato, fantastico. Però se domani mi risuccedesse? Ecco quindi che ho buttato giù una lista di best practice per rendere questo video non solo uno sfogo e una condivisione, ma anche qualcosa di utile, perché deve essere utile. Perché ancora una volta la conoscenza è potere, quindi una bella lista di cose da fare per evitare questa roba qui o arrivare pronti nel caso in cui succedesse. Eccole qua. 1. Diversificare le banche. Questa è una cosa che già facevo e oggi finalmente capisco il perché ha senso farlo. Prima lo facevo semplicemente perché sopra i 100.000 euro su una banca non hai l'assicurazione dei fondi, quindi se c'hai 110.000 euro, quei 10.000 euro in più non sono assicurati, quindi nel caso in cui quella banca fallisse non ti ridanno indietro tutto, ti ridanno solo fino a 100.000 per ciascuna banca e quindi io sparpaglio la mia liquidità su diverse banche. Secondo me è sempre meglio quindi avere non tutte le uova in un sol paniere, quindi almeno 2 o 3 banche di cui una locale possibilmente, dove puoi parlare con una persona, perché sono sicuro che fosse successo in una delle banche locali, e non succede generalmente nelle banche locali, ma fosse successo in una di quelle banche, vado allo sportello, c'ho la persona davanti e riusciamo quantomeno a capirci, non a parlare con qualcuno dall'altra parte del mondo che non capisce neanche nulla di quello che succede in Italia, come funziona, e quindi ci si trova un attimo a cozzare. Ecco. 2. Comunica in modo proattivo. Da quel momento in poi, per ogni pagamento grosso che mi arriva, perché delle volte mi arrivano delle fatture molto grosse, se il sistema me lo permette, carico la fattura direttamente, senza che mi chiedano niente. Mi arriva il pagamento e quando quel pagamento arriva, lì carico come causale una fattura. La fattura collegata a quel pagamento. In questo modo io sto dicendo, lo so che è una rottura di palle, e veramente, cioè io devo giustificare. Mi sto facendo il culo per lavorare, devo pure stare a giustificare lì, manco avessi 2 anni, però a questo punto io ti carico direttamente la fattura, così tu sai che quel pagamento è per quella fattura lì, che è un documento ufficiale. Così teoricamente dovrebbero evitarsi i controlli, non dovrebbero romperti le palle dicendo oh, guarda, questo qua sta guadagnando soldi, ci sono delle fatture, sta facendo tutto in modo trasparente, non è un criminale. Quindi comunica per eccesso. Quando puoi, comunica per eccesso. Se utilizzi una banca normale, magari di ricevere un grosso pagamento, telefona prima e digli ciao, volevo solo avvisarti, o scrivili, mi sta per arrivare un pagamento molto grosso, volevo avvisarti solo di questa cosa qui. Appuntatelo perché poi magari scattano controlli, cose, volevo solo avvisare. Quindi questo tipo di atteggiamento qua, ripeto, è una rottura di coglioni abissale, però quantomeno ti evita le rotture di palle poi a cui sono dovuto andare incontro io dopo. 3. Tieni dei registri impeccabili. Se è un dipendente, hai dichiarazioni di redditi, cose, tieni tutto ben organizzato, ben messo. Se sei un imprenditore, a maggior ragione. Ogni singola fattura, ogni singola cosa, per ogni singolo anno fiscale, cataloga tutto bene, perché qualora venissero a romperti le palle, tu in 2 secondi, tac, prendi e dai. Questo è veramente importante ed è una delle cose che mi ha aiutato, perché io ho tutto catalogato per ciascun anno fiscale, in digitale, ma anche poi in cartaceo, ti posso dar tutto. E questo anche domani, se arriva l'agenzia delle entrate a chiederti cose, tu comunque tutto lì, loro arrivano e ti dicono ehi, tu sei un criminale, dimostrami che non sei così, tu dici no ciccio, qua c'è i file, i documenti, prenditeli e dimostrami tu che io sono il criminale, non rompere le palle a me, io già devo lavorare, tu che vieni qui a fare controlli a random a rompere le palle, prenditi i documenti, esci fuori, guardateli e poi ci risentiamo. Ecco, questo è il senso. E infine, la lezione più grande di tutte. Ho nominato Bitcoin. Bene, l'autocustodia è la parte più importante. Autocustodia in fiat significa avere del denaro cash, sostanzialmente da poter utilizzare. Autocustodia nel mondo cripto significa possedere dei Bitcoin. E tutta questa storia qui in realtà mi fa apprezzare ancora di più Bitcoin, perché quando tu usi le banche, i soldi non sono tuoi, l'abbiamo visto. I soldi sono della banca. Loro decidono come tu ne disponi. E presto, come ho mostrato in questo video che ti ho già menzionato prima, link qua sotto, sarà ancora più decisivo il loro controllo su questa roba qui. Bitcoin non è quindi solo una risposta per arricchirsi velocemente, ma è una tecnologia di sovranità finanziaria. Con Bitcoin, quando controlli le tue chiavi private, quindi l'accesso a quei Bitcoin, non stai chiedendo il permesso a una terza parte per muovere quei Bitcoin. A livello tecnico tu sei la banca, quindi nessuno può congelare i tuoi fondi, nessuno può bloccare le tue transazioni, nessuno può chiederti giustificativi, nessuno può romperti i coglioni su quello che hai. Non è uno scudo perfetto, certo, perché devi possedere le tue chiavi private,
tutelarle, quindi evitare di farti rubare quei bitcoin, va bene. Il prezzo della sicurezza in questo caso ti porta a che cosa? Alla libertà e alla autocustodia, a decidere tu secondo le tue regole. Quindi, perché ho bitcoin in portafoglio? Per questo motivo qua. Sì, d'accordo, si apprezza, riserva di valore e qui e lì, d'accordo, ma prima di tutto bitcoin ti dà la possibilità di autogestirti, di essere tu la banca, anziché doverti fidare di terzi, anziché avere rotture di palle. Se io voglio spostarti i soldi, in un click da qua te li passo, fine! Non devo avere la tua autorizzazione, l'autorizzazione di nessuno, sono io che decido di inviarti quei fondi e te li invio, punto. Quindi per me Bitcoin rappresenta un'uscita da questa gabbia finanziaria. E visto che abbiamo parlato di banche, abbiamo parlato di Bitcoin, se vuoi costruirti un'alternativa al classico circuito bancario comprando proprio Bitcoin, io partirei da un exchange europeo, pensato quindi per utenti europei. Ho da poco iniziato a utilizzare Bitvavo e devo dire che mi ha subito sorpreso. Su Bitvavo infatti è possibile comprare cripto e ovviamente anche Bitcoin, ma in euro. Quindi non ho più la necessità di dover tenermi delle stablecoin lì con il tasso di cambio del dollaro magari che si indebolisce rispetto all'euro e quindi perdendo potenzialmente soldi. No, posso farlo direttamente in euro, depositando euro sul mio exchange e scambiando direttamente euro contro cripto. Ed è infatti il leader per volumi in euro. Puoi comprare e vendere le tue cripto preferite direttamente in euro, in modo semplice, efficiente e con molto meno attrito rispetto agli exchange tradizionali. Ah, e a proposito, molti si chiamano exchange, ma pochi sono veramente exchange. In realtà la maggior parte dei cambi che trovi là fuori sono dei broker, che quindi fungono da intermediario tra noi che compriamo e l'exchange vero e proprio. Bitvavo è un exchange, quindi operi sul mercato spot con commissioni molto più basse, con una velocità di esecuzione maggiore degli ordini, perché non ci sono broker intermediari, ma ci sei solo tu, l'exchange, Bitvavo, e la cripto che vuoi comprare o vendere. E altro punto importantissimo per chi vive in Europa, Bitvavo è un exchange europeo pensato per europei e opera come un CEX full MiCAR compliant. In altre parole, mentre molti altri exchange probabilmente chiuderanno in Europa, Bitvavo può continuare ad operare perché è assolutamente compliant con le normative europee. Hai anche una garanzia del conto. Infatti, in caso di accessi non autorizzati, hacking o cose particolari, puoi ottenere fino a 100.000 euro di rimborso, quindi a copertura del capitale che hai perso. Altra cosa che nessun altro exchange là fuori fa. Quindi se stai in Europa, se vuoi dormire tranquillo, se non vuoi romperti le scatole a detenere stablecoin USA, ecco, tutta questa roba qui con Bitvavo non esiste perché io ora posso comprare direttamente in euro. Quindi non mi interessa più tenermi delle stablecoin, non mi interessa più avere paura che vengano congelate da chissà chi, come era successo con USDC, il DPEG, tutte queste robe qui. No, io detengo euro, compro con i miei euro le cripto che voglio. E se utilizzi il link che ti lascio qua sotto, ti registri gratis, depositi almeno 20 euro, ricevi in bonus 20 euro. Non 20 euro di bonus per far trading o cose varie, no, 20 euro reali che puoi usare per comprare cripto, prelevare, puoi farci quello che vuoi. Quindi ti registri, depositi 20, ricevi 20. E in più, per la prima settimana dalla registrazione paghi 0 commissioni fino a 10.000 euro di cambi fatti. Qua sotto il link, provalo, sono sicuro che rimarrai sorpreso esattamente come ho fatto io. Quindi la mia storia alla fine ha avuto un lieto fine, però una cicatrice l'ha lasciata. Se prima a livello teorico sapevo che quei soldi in banca non erano veramente miei, ora lo so a livello pratico. Ora so che quella promessa di restituzione di denaro indietro può essere messa in pausa quando vogliono e di fatto possono bloccarti, congelarti lì dove sei. Quindi tutta questa esperienza ho deciso di condividerla affinché funga un po' da sveglia o da un promemoria che ti dica ok, guarda che questa roba qui succede. Succede anche alle persone comuni, anzi succede soprattutto alle persone comuni. È un modo per dirti guarda Bitcoin che cos'è, che cosa rappresenta. È un video totalmente diverso dal solito, lo so, però è un video altrettanto importante. Perché se dall'altra parte un algoritmo a caso può mettere in pausa la vita di una persona per chissà quale motivo, bloccandone i fondi, per me questa è una cosa inconcepibile. Ecco perché Bitcoin ha senso in tutto questo. Fammi sapere la tua opinione qua sotto nei commenti, fammi sapere se ti è capitato qualcosa di simile e se ti va raccontamelo. Ti lascio nella descrizione tutti i video, link, tutto quello che ti ho menzionato all'interno di questo video. Ti ringrazio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.